What a wonderful world we would live in, with hatred and love reconciled, if we only showed each other the faith in the heart of a child. What a wonderful world we could make it. What a wonderful place it would be if we had the faith of a child to act and the eyes of a child to see. Then trust would replace suspicion, and hope would replace despair. Our tears would turn to laughter, and wishing would turn to prayer. What a wonderful world we would live in, with hatred and love reconciled, if you and I had the simple faith found in the heart of a child. Noi facciamo del nostro meglio, signor Hilditch. Te l'ho detto altre volte, Sidney. Tutto dipende dal brodo. Non dovete fidarvi dei dadi. Cosa c'è per dessert? Budino con marmellata di lamponi, signor Hilditch. Ci manca qualche minuto ancora. Però io ho una riunione, purtroppo. Allora lo porto nel suo ufficio appena è pronto. Mi faresti proprio una cortesia, Iris, grazie. È un Grazie. piacere, signor Hilditch. Buongiorno, signor. Buongiorno, Jimmy. Buongiorno. Buongiorno. Ha un documento di riconoscimento? Di riconoscimento? Come si chiama? Felice. La patente di guida ce l'ha, Felicia? Io non so guidare. Non ha nessun documento personale? No, non credo di averlo. Neanche una lettera o un documento di altro genere?
Si accomodi qua. Lei risiede nel Regno Unito? No, io sono irlandese. Sono venuta qui a trovare un amico. Posso dare un'occhiata al suo bagaglio? Ogni momento io penserò a te. Ogni momento tu mi sarai accanto. Il pullman per Londra, stazione Victoria, è in partenza dal parcheggio numero 6. Il supervisore è pregato di mettersi in contatto con la manutenzione. Scusi, per favore, sa dov'è la fabbrica di Tosa Erba? Di Tosa Erba? Sì. Non lo so. Ok, grazie. Scusi, sa dov'è la fabbrica di Tosa Erba? La fabbrica di Tosa Erba, hai detto? No, mi dispiace, non lo so. Ok, grazie. No, Lysa. Johnny Lysa. Lysaghgt. Pronto? Mi può dare il numero di telefono della fabbrica di Tosa Erba di Birmingham? No, il posto dove li fabbricano, non dove li vendono. Se lei installa un distributore di alimenti qui, potrebbe licenziare tutto il personale della messa. La macchina viene collocata a ridosso della cucina. Così, guardi, i piatti precucinati vengono immessi qui e con una semplice moneta vengono consegnati quando e come si desidera. Che vuol dire come si desidera? Vuol dire bollentissimi, o freddi, o a temperature intermedie. Avanti? Ecco qua, signor Ilditch. Appena sfornato. È meglio, Iris. È meglio. Complimenti. Oh, grazie, signor Ilditch. Lo dirò anche agli altri. E serve anche le bevande. Basta caricare la macchina di tè, caffè, cioccolato, analcolici. Non più di 10 minuti di lavoro al giorno. C'è tutto da guadagnare, signor Ilditch. Ma c'è anche da rimetterci, Ted. Io ci rimetterei il mio personale. Ci rimetterei il modo in cui Iris e gli altri si impegnano per portarmi ad assaggiare un budino con marmellata di lamponi. Il cibo deve essere servito da mani amorevoli, Ted, non dalle macchine. Il cibo ci tiene su il morale, ci fa sentire amati. Questo lo posso tenere? Buongiorno.
Ha bisogno di aiuto? È qui che fabbricano i Tosa Erba? Non mi pare, no. Ah. Tosa Erba. E come mai? Beh, perché ho un amico che lavora in un posto dove li fabbricano. Solo che io non so dove si trova. Potrebbe provare al Black Barrow, che è un centro industriale. Fanno anche attrezzi da giardinaggio lì, potrebbero saperlo. Devi andare oltre quel ponte, girare a destra e continuare finché non vede il cartello. Capito? In bocca al lupo. Buongiorno, signora. Buongiorno, cara. Sì, lo conosco Johnny Lysett. Buongiorno. Salve. E sei uscita con lui? Sì. Tu sai che voci circolano su quel ragazzo, Felice? Non dico che sia tutto vero. Dico soltanto che è stata fatta una affermazione grave. Che affermazione? Che si è arruolato nell'esercito inglese. Ma Johnny è andato in Inghilterra perché qui non trovava lavoro. Qui ci sono ragazzi migliori di lui, Felice. Gli irlandesi appartengono all'Irlanda. Johnny non si è arruolato. Lavora in una fabbrica. Fanno pezzi per i Tosa Erba. E tu? Hai qualche fratello o sorella? No, figlia unica. Figlia unica? Sì. Solo tu e tuo padre e tua madre? Beh, mia madre è mancata quando avevo 4 anni. Ma c'è mio padre, la mia vecchia bisnonna. Deve essere bella anziana lei. Sì, ha quasi 100 anni adesso. Incredibile. Ma hai perso tua madre che avevi 4 anni. Mi dispiace, sai. You are my special angel, sent from up above. My fate smiled down on me and sent an angel to love. You are... Spiacente, ma non ci sono fabbriche di Tosa Erba da queste parti. E comunque, in bocca al lupo. Spero che lo trovi. Ok, grazie tanto. I know that you're an angel. Heaven is in your eyes. A smile from your lips brings the summer sunshine. The tears from Mi dispiace, non c'è nessuno con quel nome qui. Ok, grazie. Tanti auguri. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven again. You are my special angel through eternity. I'll have my special angel here to watch over me. Allora, ha trovato? No, qui non c'è. Ma un signore mi ha dato il nome di un altro posto. Sì, ci ho pensato anch'io a Thompson Casting 5 minuti dopo che lei è andata via. È un po' lontanuccio. Non lo trova un bus che va da quelle parti stasera? Allora starò qui stanotte. Ha dove dormire? Andavo a cercarlo adesso un posto. Marshring. So che affittano molte camere là, a prezzo ragionevole. Lei cerca a prezzo ragionevole? Sì, Tenga. Vada dritta su questa strada. Prenda la seconda a destra, giri a sinistra lungo il canale e lì c'è Marshring. Io le darei un passaggio, ma ho appena fatto la spesa. grazie. Eri bellissima l'altro giorno.
Te l'ha mai detto nessuno questo? No. Te lo dico io. Sei bellissima anche ora. E ora vorrei darvi un consiglio importante per acquistare un buon arrosto. O per acquistare qualsiasi altra cosa, en fait. Il maestro Georges Escoffier, uno dei più grandi chef francesi, ci dice nel suo importante libro che il segreto Escoffier sta tutto nell'approvvigionamento. Qualsiasi cosa voi compriate, il meno caro è sempre il più costoso alla fine. Le moins cher revient toujours être le plus cher à la fin. Allora, chiedete al vostro macellaio di scoprire bene l'osso delle costole. E poi scarnite ogni pezzo come fate con le bracciole, ma senza separarli. Arrotolate l'arrosto a forma di corona, con la parte carnosa all'interno. E poi cucite tra loro le bracciole. Prendete questo attrezzo, vi darà ansia, lo so, ma è così tanto pratico. E legate tutto. È molto divertente, vedrete. Ecco. Voilà. Un arrosto di agnello en couronne può essere riempito con ordinario interiora di polame, oppure guarnito in seguito con purè di patate e prezzemolo tritato. Oppure, e questo è il mio preferito, con purè di rape e sottaceti. E non c'è niente di meglio per lavorare le vostre rape e sottaceti che usare il vostro nuovo Galache Chef multiuso che qui vedete. Ora voglio dirvi due parole a proposito di questo nuovo multiuso. È sorprendente che vi siano tutte queste possibilità di aggiungere i giusti ingredienti e di fonderli insieme. Questo rosmarino fresco sarà la perfetta guarnizione per il nostro arrosto. C'est divin, vraiment. E ora andiamo in cucina e vediamo se è pronto l'arrosto. È proprio perfetto. Qualche ultimo tocco? Ecco, ci mettiamo su questi incantevoli capellini da chef. Non solo danno un tocco veramente festoso, ma sono anche divertenti per i bambini a tavola che li prendono per giocarci e a volte litigano, se li contondono, eccetera, eccetera. Ed eccoci qua. Ora dobbiamo assaggiare.
Andiamo dunque ad assaggiare questa meraviglia assoluta. Délicieux, come previsto. George Devanera. Shema Vringlod. Na gama chamala maintir na heren fwy a hefrys yn dheil. Mar fanws mar a tala. Yn sy'n dimid fwem rhaelion. To bwem. Doedd me eisiau gael rasio fo mi. Cart o da. Mag. Cyn sefrys y ffiag a sel beth gant. Was y ffiag gant. Cyn herbyn. O ar yn dred holiday. Ora stammi a sentire, Felicia. Tu non puoi vivere in casa nostra e stare con un soldato dell'esercito inglese. La nostra famiglia ha dei principi. Li ha sempre avuti. Pensa alla tua bisnonna, a suo marito, sangue del tuo sangue, fucilato dai soldati inglesi, maggio 1960. Quelli dei nostri che hanno dato la vita, noi li dobbiamo onorare. È nostro dovere ricordare queste cose. Nemmeno tra un secolo potremo dimenticarle. Quel ragazzo tornerà, Felicia. Ma se tu lo frequenterai, dovrai andartene da casa nostra. Tu sei appena all'inizio della vita, ma già da ora devi essere responsabile. Felicia, finché si è bambini, bisogna ascoltare i grandi. Io non sono una bambina, papà. Non lo sono più. Ho detto quello che dovevo dire. Fa come ti pare. Che fai, esci?
Buongiorno. Mia moglie e io eravamo preoccupati per lei. Io temevo che fosse già andata via da qui. Ho saputo che a Thompson Casting andrebbe solo a perdere tempo. Ma ho individuato il posto che lei sta cercando. Si trova a una 80 di chilometri. Un sacco di gente che abita qui ci va tutti i giorni a lavorare. Magari lo fa anche il suo amico. Ada adesso è lì all'ospedale. Io l'ho sentita ieri sera al telefono. Le ho parlato di lei. Ada sta male. Poverina. Ma quello che volevo dirle è che io ci devo andare lassù. Domani mattina vado a trovare Ada. E perciò volevo dire che ci sarebbe un posto anche per lei nella nostra macchinina. Beh, io non credo che... No, certo, capisco. Lei magari preferisce andarci oggi stesso, In bocca al lupo. La saluto. Io verrei, se posso. Certamente. Alle 6:30 esatte, però, sa, per via di Ada. È che io preferisco arrivare prima che le facciano la visita. Alle 6:30 va bene. Vengo a prenderla davanti alla sua pensione. D'accordo? Allora, a domani. Non starai via molto tempo, vero? No, tornerò presto. Ti posso scrivere? Io non sono tanto bravo a scrivere. Però sta a sentire. Ogni momento io penserò a te e ogni momento tu mi sarai accanto. Non ho il tuo indirizzo. Come stai, Johnny? Ciao, bene, tu? Bene. Bella questa, è nuova? No, che nuova, però va bene. C'eri dentro anche tu ieri sera? Io no, il mio amico Greg. Io neanche c'ero. Gli hanno Ho rotto le beccato naso. di brutto. L'ho visto. Sì, Tu sì. come te la passi? Io? Sì, bene. Sì, Questo sì. è nuovo. Sì, sto tornando in Inghilterra, sai. Ah sì? Che ci vai a fare? Beh, sai, devo tornare a lavorare. Quando l'hai presa questa moto? È quasi un mese ormai. Attento a non farti male allora. No, vai tranquillo. Non correre troppo. Ti ricordi di quella volta che ti ho dato un passaggio? Me lo ricordo, sì. Per poco mi perdevi per strada. Te l'avevo detto di tenerti forte. Oh no, è che correvi come un matto. Sì, io corro, però ci so andare in moto. Sì. Questo l'ammetterai. Sì, sì. Ti saluto allora. Ciao. Non ha capito che volevamo stare soli. Tu potevi dirglielo. L'indirizzo. Te lo mando. Appena arrivo. Sono un'amica di Johnny, signora Lysat. Sì? Io volevo avere il suo indirizzo.
Che cosa vuoi da Johnny? Scrivergli una lettera, signora Lysat. Mio figlio non vuole che io dia il suo indirizzo a chiunque. Sono sicura che se lo dà a me lui è contento. Allora perché non te l'ha dato? Non so, ha detto che lo mandava. Non è che lo ha mandato a lei per me. È solo per restare in contatto con lui. Ci sei stata anche troppo a contatto con lui. Mia moglie e io eravamo preoccupati per lei. Ho saputo che a Thompson Casting andrebbe solo a perdere tempo. Ma ho individuato il posto che lei sta cercando. Si trova a una 80 di chilometri. Un sacco di gente che abita qui ci va tutti i giorni a lavorare. Magari lo fa anche il suo amico. Ada adesso è lì, all'ospedale. Io l'ho sentita ieri sera al telefono. Le ho parlato di lei. Ada sta male. Ma quello che volevo dirle è che io ci devo andare lassù. Domani mattina vado a trovare Ada. Signora Lysat! Signora Lysat! Signora... Signora Lysat, la prego! Immagino i tuoi occhi mentre leggi queste parole. Solo i tuoi occhi mi riempiono il cuore e mi danno speranza in questi giorni confusi. Quelli passati con te sembrano molto lontani. Ho nostalgia di quei giorni. Le ricevi queste mie lettere, Johnny? Tua madre dice che te le spedisce. Ho bisogno di vederti al più presto. Lei mi sembra una persona per bene, no? Chi mi conosce dice di sì. È sposato? Non importa, chiedevo così, tanto per dire. No, non sono sposato, però ho una madre di cui devo occuparmi. Sta invecchiando, sa? Oh, poverina. E le è rimasto solo lei? Sì. Oh, allora è proprio un bravo figlio. Ancora non mi hai detto assolutamente niente di te, quello che senti, quello che pensi. Io non so nemmeno se sei stato sposato qualche volta o se hai avuto dei figli. Non mi hai detto niente di te, niente. Io non dico che quello che c'è stato tra noi non era importante, perché lo era. E forse io non sarei qui se non fosse per te, ma la realtà è diversa. Buongiorno. Bene, eccoci qua. Come l'ha trovato il B&B? Cosa? Il bed and breakfast? Ah, bene, sì. Ah, sono contento. Non avrei voluto indirizzarla male. Quell'Aisat ti ha messa incinta. Lo abbiamo fatto insieme. Lo sai per certo? Ho saltato alcune volte. Quanti mesi?
Non c'è dubbio, sono incinta. Hai il nemico dentro di te. Grazie a Dio tua madre è morta e non ti vede. Sei una puttana. Una puttana. Sei peggio di una puttana. Che tu sia maledetta. La prima volta che ti ho vista, ho capito subito che eri un po' turbata. Tu sei affezionata al fidanzato, vero? È facile immaginare che anche lui è affezionato a te. Ho detto che è facile immaginare che anche lui è affezionato a te. Sì. Aspetto il suo bambino. Cosa? Sono incinta. Diventerai madre. Da qui vediamo tutti quelli che arrivano. Che cos'è che vuoi fare? Uscire a cercarlo? Sì. Vai allora. Buongiorno, signorina. Desidera? È qui che si fanno i tosaerba? Beh, qui facciamo parecchie cose. E lei sa se Johnny Lysat lavora qui? Johnny Lysat? Sì. Mai sentito questo nome? È alto più o meno così, ha i capelli biondi. Venga, vediamo il registro. Ok. Questo rosmarino fresco sarà la perfetta guarnizione per il nostro arrosto. C'est divin, vraiment. E ora andiamo in cucina a vedere se è pronto l'arrosto. Stop! Oh, Joy è di nuovo in campo. lo so. Vai laggiù. Possiamo farne un'altra? Sì, certo. Questa volta, quando prendi il rosmarino, cerca di strofinarlo ben bene fra... Certo. Così darai...
lavora qui. Ha detto che mi amava. Che saremmo stati sempre insieme. E poi è partito senza lasciarmi l'indirizzo. Io devo trovarlo. Sua madre cerca di tenerlo lontano da me. Le madri a volte sono difficili. Ma non voglio disturbarla con questa storia. La sofferenza di un'altra persona ci può dare sollievo, Felice. Riesci a capire? Non ti devi vergognare. Io lo so che cosa senti in questo momento. Lo so, ti dico. Lo so per esperienza. Ti riaccompagno dopo la visita in ospedale. Vado e torno, cara. Vedo solo come sta la malata. Scusa. Io devo cavarmela da sola. Tu lo devi capire questo. Prima ero debole. Tu mi hai aiutato ad essere più forte e adesso sento che sono pronta per provarci da sola. Non dimenticherò mai le nostre conversazioni e l'aiuto che tu mi hai dato, ma è finita adesso. Io non sono nemmeno un corpo, non sono una persona, sono solo una parte di femmina che gli uomini vogliono usare. Ora non so più dove andare. Scusi, mi sa dire dove trovo una toilette, per favore? Laggiù, guardi, sulla sinistra. Grazie. Tu stai bene, non soffri mica tu. Tu sei quello forte. Che bisogno hai di me? Che bisogno hai delle mie storie? Io di te ne ho avuto, ma tu non hai bisogno di nessuno. Tu hai la tua mamma. Con te io mi sono ritrovata, sto bene adesso, per questo voglio andarmene. Non posso affezionarmi a nessuno nel mio mestiere. Se è vero che vuoi il mio bene, dovresti essere felice. Sei stato veramente buono con me. E non so come dire, mi hai aiutato a stare di nuovo bene. Adesso io ho questa forza e questo entusiasmo e voglio trovarne ancora di più. Basta con tutte quelle domande, con tutta quella merda. Chi sei? Come ti chiami? Che cosa hai fatto? Chi è il tuo ragazzo? Come ti sei cacciata in questo guaio? Ciao, mi chiamo Gay e faccio la prostituta. Mi chiamo Sharon. Bobby. Mi chiamo Beth. Mi chiamo Jackie. Elsie. Troverai altre persone con le quali avere il rapporto che avevi con me. Troverai altre persone con le quali potrai comunicare, parlare, e che diventeranno speciali per te. Io in fondo sono una ragazza comune. C'è un sacco di gente che troverebbe molto dolce la tua personalità e che farebbe volentieri amicizia con te. Darei volentieri metà del mio regno. Ora. Datemi la testa del Battista. Smettila, per favore, non fare così, mi fai paura. Voglio tornare indietro, ti prego. Dove siamo adesso? Mi lasci andare, ferma questa macchina. Ti prego, ferma la macchina. Senti, io voglio scendere. Mi stai a sentire di qualcosa, per favore? Perché non parli? Si può sapere che cos'hai? Ah! Si può sapere che cos'hai? Perché non vuoi farmi scendere? Ti saluto. No,
no, aspetta, aspetta! Oh mio Dio! No! Lasciami! Lasciami! Stop. Com'era? Buono. Ne facciamo una con Joy? D'accordo, deve cogliere del rosmarino e poi correre per seguirti all'interno. Boom. Ah. Mua. È successo qualcosa? Ada è peggiorata. L'hanno dovuta operare alle 5 di stamattina. Chissà se ce la fa. Mi dispiace. Mi riprenderò fra un momento. Quando si ha uno shock come questo è meglio non essere soli. Siamo tutti e due sotto shock ora, eh? Sono contento che aspetti un bambino felice. È un sollievo per me, sai? Un sollievo. Una nuova vita che nasce. Ada sta come sta in questo momento, poverina. E la tua presenza la conforta perché ti ha preso a cuore. Quando le ho detto di te. Una giovane irlandese, le ho detto. Ha voluto sapere che aspetto hai. E le ho detto che stai per diventare madre. Non ti dispiace, vero? No. Ho pensato che potesse tirarla su. Noi figli non ne abbiamo avuti. Sì, me lo ha detto. Una grande delusione. Un figlio è una benedizione, Felice. Non te lo dimenticare. Una benedizione. Stai forse pensando di interrompere la gravidanza, Felice? Cosa? Lo fanno da quelle parti l'aborto. Dove? In Irlanda. Beh, lì è difficile. È difficile. Si capisce. Beh, vogliamo tornarcene a casa. Mio padre? Sì? Mio padre dice che Johnny è venuto qui per arruolarsi.
può essere vero. Ma certamente no. Johnny non mi mentirebbe. No. Johnny non ti mentirebbe mai. Non si arruolerebbe mai qui. Vieni, entra. Chiediamo delle informazioni. La ragazza che ho in ufficio è bravissima a scovare le persone. Mi dispiace, io non voglio darle seccature in un momento come questo. Non sei una seccatura, Felicia. Mai. Non mi serve niente. Io so cosa ti serve. Lo so, tesoro. E oggi ti ho portato la Bibbia. Io non voglio nessuna Bibbia. Questo è il paradiso in terra. Questa è la promessa fattaci dal nostro Padre Dio. Conosci il diluvio universale? Di Noè e dell'arca hai sentito parlare? Sì, certo. Cara ragazza, la vita è un miracolo. Guarda questo giardino, tesoro. Il Padre nostro raduna qui tutte le sue creature. Io devo cercare una stanza per la notte. Te la offro io una stanza, figliola, senza pagare nulla. Ecco, e quello che faccio ora è pizzicare il tacchino in modo da allentare la pelle fino a... Chi è che chiede informazioni su questo soldato? Io sono un amico della famiglia. Purtroppo c'è stata una disgrazia. Il padre del ragazzo ha avuto un incidente. Che cos'è che vuole sapere? Beh, la famiglia non sa per certo a quale caserma sia stato assegnato il ragazzo, perché il padre che lo sapeva è in coma. Stiamo telefonando a tutte le caserme della zona. Nome e grado? L'Aisat. Johnny. Bassa manovalanza, direi. Che cosa? Soldato semplice. Qui c'è un Liza. Oh, bene. Gli comunicheremo il messaggio dopo la corvée. No. Sarebbe meglio se fosse la famiglia a dargli la notizia. Ora sappiamo dove si trova. Sarà nostra cura metterci in contatto con lui. Grazie. E ora questo bravo giovanotto mi assisterà nel mostrarvi una nuova maniera di mettere il ripieno nel vostro tacchino, senza il fastidio di doverlo slegare e poi rilegarlo tutto di nuovo. No, troppo complicato. Si prende il ripieno e si mette dentro una siringa da pasticcere, senza la punta naturalmente. Ecco così. Si riempie complètement. Encore une. E voilà. Ora, Joey, perché non fai vedere a tutti quanti quanto è facile fare questo? Devi solo spremere finché il tacchino è pieno. Oh, Joey, che pasticcio che hai fatto! Oh, qui c'è un pezzetto di fegato che è riuscito a scappare. Apri la bocca, Joey. Oh, Joey, apri la bocca. Ti fa molto bene il fegato. Sapete, in alcune parti di Medio Oriente il fegato crudo è considerato una lecornie. Vai a prendere uno straccio e aiutami a pulire. Oh, che pasticcio che hai fatto! Joey.
tranquilla a quest'ora la casa delle adunanze. Sono tutti fuori a fare i loro bravi giri. Ci abita molta gente qui. Bianchi e neri, cara. Vecchi e giovani. Tutti convocati all'adunanza. Non è per caso che tu sei qui con noi, poiché nulla può accadere se non per il comandamento che fu dettato nel giardino del piacere. Adamo fu cacciato fuori dal giardino del paradiso terrestre e il comandamento fu tracciato sulla polvere. Guarda con attenzione e vedrai il serpente che sputa. Dove l'ha trovato questo? Ah, questa aveva un successo sensazionale anni fa, se la ricorda. Le sue ricette in TV erano famose, anche se non si capiva una parola di quello che diceva. E quel suo bambino, come si chiamava? Jimmy, lo dice lì? Ah, eccolo qua. Joy. Cosa c'è, cara? Ho perduto i soldi. I soldi? Li avevo nello zaino. Che cosa vorresti dire, cara? Avevo dei soldi tra i vestiti nascosti nello zaino e me li hanno presi. Non in questa casa, cara, non è mai successo. Sono spariti. Allora? Vuoi dire che te li hanno rubati? No, non dico questo, solo che ho lasciato giù lo zaino quando sono entrata. Noi ti offriamo un tetto, il beneficio della vera fede, e tu ci ripaghi con un'accusa? Io non ho detto che li hanno rubati, ho detto solo che li rivoglio, non ho più un soldo adesso. Ci stai chiedendo dei soldi, ragazza? No. Mi dispiace di avervi svegliati, c'è stata una gran confusione. La ragazza ha perduto dei soldi. Se qualcuno di voi li ha visti, magari li ho tirati fuori per errore oppure mi sono caduti. Dice che le sono stati rubati. Ehi, sei in servizio? Ehi, piccola, andiamo. Quanto vuoi, Quanto vuoi?
Quanto prendi? Oh, che maniera. Non sai dove andare, cara? Vieni qui, tienimi compagnia. Ci rivediamo allora. La ricerca non ha dato frutto? Sei bagnata fradicia, vieni, entra. Dammi lo zaino. Ma guardati. Accomodati, c'è un bel caldo lì. Ieri lei ha detto che poteva aiutarmi ieri. E allora mi chiedevo se... Lei potrebbe prestarmi i soldi per tornare a casa? Vuoi andartene via? È stato un errore venire qui. Dovevo restare a casa mia. E quel tuo amico allora? Siediti. Non lo troverò mai. Non devi rinunciare, Felicia. Non devi scoraggiarti. Se il tuo ragazzo venisse a saperlo, ci soffrirebbe tantissimo. Io ho esperienza di queste cose. Se venisse a sapere quello che tu hai passato per essere venuta a cercarlo in un paese sconosciuto, il poveretto diventerebbe matto. Io voglio trovarlo, Johnny. E allora lo troveremo. Dirò alla ragazza che ho in ufficio di telefonare, come avevo già detto. Lo avevo già detto, te lo ricordi, vero Felicia? Prima che tu... Mi dispiace. No. È perfettamente comprensibile che tu sia scappata via così. Ho riferito questo episodio a Ada, in un momento in cui era lucida. Lei ha detto che era comprensibile. Lo dico solo perché non vorrei che tu magari pensassi che io mi sono offeso, ecco. Sua moglie sta un po' meglio. Ada è morta, cara. Oddio, io... Mi dispiace. Stamattina. Sono appena tornato. A voler essere sinceri, bisogna dire che è stata una liberazione. Purtroppo dobbiamo dirlo, Felice. Ma tu devi mangiare qualche cosa. Andiamo, vieni in cucina. Ho saputo che c'è un locale dove di solito si incontrano gli irlandesi la sera. Si chiama The Barton Arms. Tu lo hai cercato al The Barton Arms per caso? È un pub. Io ci conto molto sul Barton Arms. Sai, ho un buon presentimento. A dire la verità, mi farebbe bene uscire un po'. Deve
essere così. Carina questa, Niente, cara? No? Non sono neanche irlandesi. Magari gli irlandesi vengono più tardi. Aspettiamo una mezz'ora, eh? Dai, siediti. Scusami un momento, Felicia. Io mi sono appena ricordato che conosco uno che ha degli operai irlandesi. È il direttore di una fonderia che sta da queste parti. Vado a fargli uno squillo e ti prendo anche da bere. Cos'è che vuoi? Tè? Torno subito. E tutti i fiori che avete disponibili. Sì, e che siano consegnati immediatamente. Sì, stasera. Grazie, sì. Beh, la scelta la lascio fare a lei. Sì, è un funerale. Guarda come è messa la roba. Niente da fare. Deve essere andato a cena fuori. Tocca a te. Cerchiamo altrove, se vuoi. Oh, però non abbiamo bevuto ancora. Io spero che non sia presunzione da parte mia, Felicia, ma tu l'hai considerata la tua situazione? Perché vedi, io penso che anche se tu ora dovessi ritrovarlo, il tuo Johnny, non devi lasciarti intrappolare da lui. Mai esagerare nei rapporti. Questo è il consiglio che dava sempre Ada. E te lo do anch'io. Sarebbe meglio che lo dimenticasse. Ma io non voglio dimenticarlo. D'accordo. Bevi un po' di quel tè finché è caldo. La bontà sta nel tepore, dicono. Mi spostare. Guarda. Io te ne ho parlato solo perché Ada ha detto così prima di andarsene. Ma hai ragione, sai. È meglio lasciar perdere per ora. Dirò alla mia segretaria di fare una ricerca appena arriva domattina. Tanto non riuscirà a trovarlo. Se c'è qualcuno che può trovare il tuo amico, è proprio quella ragazza. Entro domani sapremo dove trovare il tuo bel Johnny. Io torno tra qualche giorno. Tra qualche giorno? Ma che stai dicendo, Felicia? Non mi ricordavo del funerale. Senti, cara, la vita militare mi ha insegnato una cosa molto importante. Si va avanti. Petto in fuori e avanti marcia. Per quanto riguarda il tuo Johnny, entro domani sera sapremo tutto. Tornerò domani sera, allora.
Va bene, ma quando è già notte? Troverai un posto dove dormire? Mi arrangerò. Non è che hai bisogno della toilette prima di uscire? Grazie, non ne ho bisogno. Se preferisci puoi anche arrangiarti qui sul divano. Ti prendo una coperta, va bene? Sì, grazie. La cosa che mi piaceva di più era di riempirmi la vasca da bagno con tanta schiuma, sai, quella profumata. E le candele accese tutto intorno. E di passeggiare per la casa con addosso la sua vestaglia mentre la vasca si riempiva. E poi mi ci immergevo dentro. E quando avevo finito, se avevo tempo, entravo nella loro stanza e mi infilavo i vestiti di lei, immaginando di essere utile e desiderata. Non solo per il mio corpo, ma per me stessa. Per quello che ero e che potevo fare. Era così che fantasticavo. Buongiorno. Oggi tu resterai chiusa in casa, vero cara? Chissà cosa penserebbero i vicini con Ada ancora calda. Voglio dire che non devi aprire a nessuno né fare telefonate. Io tornerò verso le 6. Ciao. Ho sognato che lei trovò Johnny. Che sapeva dov'era. Se tutto va bene, Felicia, quel tuo sogno si avvererà. Vediamo cosa trova la mia segretaria, eh? Io pregherò per lei. Cosa? Per sua moglie. Grazie, Felicia. Buongiorno, signor Ildiz. Buongiorno, Jimmy. Gran bella giornata, eh? Mette proprio allegria, signor Ildiz. E che cosa vuole a pranzo oggi? Crocchette in pastella o braciole? Il merluzzo com'è venuto ieri? Buonissimo. Mi fa piacere, Jimmy. Oh, buongiorno, Iris. Oh, buongiorno. Che profumo quello spezzatino. Signor Ildic, Che cos'è? doppia salsiccia in crosta. Non l'assaggia? Sì, va bene. Che bella cravatta che ha oggi, signor Ildic. Non l'avevo mai visto in nero. Ma non le è... Buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno, capo. Ho fatto un aborto 6 mesi fa. Ho dovuto farlo, ho dovuto liberarmi. E subito anche. Non riuscivo più a pensare, a respirare, perché ogni giorno questa cosa cresceva dentro di me, diventava una persona e io
Mi sentivo male, lo rifiutavo. Mi ricordava quello che avevo fatto. Quello che faccio. Avevo bisogno di una clinica e così ho preso l'elenco del telefono e ne ho trovata una. Molto bella, la clinica. Sono stati molto gentili, certo, sì. comprensivi. Se è Non hanno possibile fatto farlo subito è ancora meglio. Certo. D'accordo, grazie. Grazie di averle trovato posto. Grazie. Grazie ancora e buongiorno. Johnny non è così. Lui lo vorrebbe il nostro bambino. E tu sei venuta qui per accertarti di questo? Per esserne sicura? È così, vero, Felicia? Ma non hai potuto accertarlo. Bisogna vederla così, questa cosa. Se la ragazza che ho in ufficio avesse trovato una traccia, allora sarebbe stato un altro paio di maniche. Sono io il primo a dirlo. Ma non è successo. E allora anch'io la penso come te adesso. Non lo troveremo, Johnny. Johnny tornerà per St. Patrick o a Pasqua. È tutto il giorno che ho in mente questa idea. Andrà tutto bene quando lo rivedrò e staremo insieme. Oh, non c'è dubbio che Johnny ti vuole bene, cara. Niente di quello che mi hai detto lo smentisce. Però quello che vorrei farti capire è che la situazione nella quale tu e Johnny ora siete potrebbe facilmente ribaltarsi per una disgrazia. Ah, è Ada che lo ha detto, Felicia. Ada aveva un notevole intuito per le faccende di cuore. Il fatto è, Felicia, che tu sei qui adesso. Questa non è l'Irlanda. Qui ci sono certe strutture disponibili. Guarda che ti sto dicendo solo quello che direi a una figlia se Ada e io l'avessimo avuta. Ti offro il beneficio di una lunga esperienza. Io non ho il minimo dubbio, Felicia. Non ho pensato ad altro dal momento che ho sepolto la povera Ada. È come fare un omicidio. Omicidio? Non siamo al mondo per causare dolore, cara. Certo, bisogna pensare a se stessi qualche volta. Io non dico di no, ma esistono anche gli altri. E questa è una cosa di cui si diventa più consapevoli con gli anni. Ma di che cosa sta parlando? Nessuno qui nega la tua sofferenza, Felicia, ma quella degli altri, dei tuoi genitori. Prova a immaginare quanto soffrirebbero loro. Bisogna pensare anche a questo. Ognuno di noi è costretto a fare qualcosa di orrendo. Bisogna trovare il coraggio quando ci capita. Tu sei ancora giovane. Quando ritroverai il tuo Johnny, insieme potrete decidere di avere un figlio. Però le circostanze devono essere giuste. Un figlio ha l'esigenza di essere circondato da un amore totale. L'amore della madre. Beh, quello lo avrà di sicuro. Ma anche quello del padre e del nonno.
e della nonna e della bisnonna. Perché privare questo bambino di quell'amore? Se vuoi, io ho da parte qualche soldo e sarei lieto di donartelo perché tu possa fare la cosa giusta per la tua famiglia. Quello che lei mi presta, glielo rimanderò dall'Irlanda. Ah, io non ne dubito, Felicia. Possono fare un immediato alla Gishford. Un cosa? È una clinica. Lo fanno anche subito lì. Ho chiesto alla mia segretaria di informarsi. Entro lunedì sera potresti già essere a casa. Di nuovo libera, Felicia. Con tutto il peso rimosso da te. È la cosa giusta, Felicia, devi credermi. Bisogna farlo. Andiamo su, mettiti la giacca. Ecco fatto. Vieni su, ti porto a casa. Grazie. Vi siamo molto grati. La tenga bella calda. Il viaggio è breve, poi la metto a letto. Oh, solo un momento. Il dottore dice che ha difficoltà a dormire. Oh. Grazie. Vieni, cara. Piano piano. In un momento siamo a casa.
Andrò via domattina. Sì. 42 sterline. Me le può prestare? Dubito che siano sufficienti, cara. Non si sa mai, è terribile non avere un soldo. Tu questa esperienza l'hai fatta di recente. Le rimanderò tutto quanto. E anche quello che le sono costata oggi. Oggi è un mio regalo, cara. A me ha fatto piacere. Ada sarebbe stata contenta. Ma tu non sei in condizioni di viaggiare adesso. Devo andare. Non sei stata bene neanche in macchina. Di certo non puoi metterti in viaggio in queste condizioni. Non dovevo farlo. Ciò che è fatto, cara. Coi rimpianti non si è mai arricchito nessuno. Pensiamo agli aspetti carini, eh? Fino a quando ti farà piacere, Felicia, sarai la benvenuta in questa casa. Hai la tua stanzetta adesso. La cosa migliore sarebbe di andare avanti giorno per giorno. Ho fatto dei sogni. Tutto il tempo dell'intervento. E lo vedevo. Eravamo insieme. Io e Johnny. A spasso col nostro bambino. Era un bambino, eh? Io mi ricordo di quando ero bambino. Bevi la tua cioccolata, cara. Scusa se sono paterno, Felicia. Non posso fare a meno di essere paterno. Mi sono affezionato a te. La prima volta che ti ho vista, eri lì, col tuo zaino, abbattuta e abbandonata. Eri diversa dalle altre. Quali altre? Le altre. Beth. Elsie. Sharon. Guy. Bobby. Jackie. Samantha. Tutte in viaggio da sole. Ragazze smarrite. Io ero tutto per loro. Nel momento della necessità contavano su di me. Ma poi volevano andarsene. Come te adesso. Però nessuna di loro ha mai messo piede in questa casa. Questo non è mai successo. Cosa è successo? Oh. 2 chiacchiere in auto. Adoro chiacchierare. E poi addormentate. Erano tutte addormentate, sai, Felicia, quando le ho messe a riposare. No. Con te non potevo farlo, cara. Non fino a quando non avevi sistemato il tuo piccolo. Io lui non lo potevo sistemare, Felicia. Tu sei un mio personale angelo mandatomi da lassù. La provvidenza ha voluto mandarmi un tesoro di angelo da amare. Tu sei il mio specialissimo angelo venuto giù dal paradiso. Io so che tu sei un angelo. Il cielo
è nei tuoi occhi. Buon pomeriggio, signore. Grazie della sua accoglienza. Oggi noi le portiamo la parola del Signore nostro Padre. Io sono natia della Giamaica e questa signorina si chiama Marsha Tibbits. Posso chiederle, signore, se lei ha familiarità con le scritture della Bibbia? Temo proprio che non mi interessi. Se potessimo entrare in casa, la mia amica le offrirebbe il beneficio della sua esperienza, di come lei è stata radunata. 10 minuti della sua giornata non sono un grande sacrificio. Il Padre nostro ci concede tutta l'eternità. La nostra vita è un miracolo, Signore. C'è un futuro per colui che muore. Guardi qui questo giardino, Signore. Vede i frutti degli alberi e le genti di tutte le nazioni? Guardi, non servono sbarre di ferro, Signore, poiché tutti gli animali sono in pace insieme agli uomini felici. Guardi questi uccelli variopinti che volano qua e là. Immagini i loro canti meravigliosi e il riso dei fanciulli che riecheggia nell'aria. Guardi, Signore, è il Padre nostro che raduna ogni cosa intorno a sé. Stia a sentire. Io ho da fare. Sono impegnato. Qualcuno ci ha parlato di lei, adesso che ci penso. Una ragazza irlandese. Un brav'uomo, ha detto. Molto gentile. Duke of Wellington Road, ha detto. Mi ha fatto una descrizione ampia e generosa di lei. Ha detto che lei sembrava turbato. Turbato? Io non ne conosco nemmeno uno di irlandesi. È una che ha fatto un gran putiferio dicendo di essere stata derubata. È una bugiarda e una comune ladruncola. Presto, il popolo verrà qui da tutto il mondo per il nostro grande giubileo. Posso chiederle, signore, se ha qualche camera libera nella sua casa? Camere? Ma che cosa sta dicendo? Signore, il popolo viene a giubilare, poiché il futuro è scritto con le parole della certezza. Vi saranno frutti per tutti, gli alberi ne saranno carichi e le verdi colline si estenderanno all'orizzonte e il grano verrà raccolto dalla terra. Guardi le volpi, signore, domate nelle loro tane e le anatre, felici nei cortili delle fattorie. Ascolti le grida gioiose dei bambini e le voci che si levano in canto per la gloria del Padre nostro. Questa è la promessa, signore. Questo è il futuro per colui che muore. Nessuno può sfuggire a colui che muore, poiché colui che muore ci aspetta, poiché quando anche noi saremo mondati, saremo pronti per il paradiso in terra. Esiste una consolazione per chi è turbato, signore. Che fa quella? Che sta scrivendo? Questa è una casa privata, sa? Quello che scrive è solo l'indirizzo, Duke of Wellington Road numero 3, e il numero delle persone che lei potrà alloggiare quando verrà il giubileo. Signore, circondato dal popolo di Dio, lei troverà presto la pace del cuore. Noi comprendiamo il suo turbamento, signore. Abbiamo tratto le nostre conclusioni. Quali conclusioni? La ragazza ha provocato dolore alla nostra gente, così come lo ha provocato a lei. Lei ha aiutato quella ragazza. Lei non ha tirato dritto per la sua strada. Lei, signore, è tutt'uno con la nostra chiesa. Scusi, ma io devo andare. Non mi intendo di queste cose.
La ragazza stava parlando e ha fatto il suo nome. Magari anche lei è stato ingannato da quella giovane irlandese. Lei mi ha chiesto la strada. Noi potevamo indicarle la vera strada, signore. Come possiamo indicarla ora a lei? Oh, Signore, Padre nostro, per le sacre parole del Vecchio Testamento, per i popoli antichi della Terra Santa, per gli abitanti della Mesopotamia e della Giudea, noi li sentiamo, alcuni dai giardini, alcuni dal deserto. Oh, Padre nostro, Signore, non noi state ti in ginocchio. ringraziamo. Per carità, alzatevi. Cancelli quella ragazza dalla sua mente, Signore. Il tormento si dileguerà. Io non ho nessun tormento. Di quale tormento sta parlando? La guarigione incomincerà. Il tuo regno sia fatta la tua volontà. Io sono un direttore di catering. Ho vissuto in questa casa tutta la vita. Sono una persona rispettabile. Hilditch è il mio nome. Siamo venuti a radunarla, signor Hilditch. Come andiamo ogni giorno nelle altre case a radunare gli altri. Signor Hilditch, noi siamo in pena per lei. Perché non si inginocchia con noi, Signore? Perché non ci permette di chiedere lumi? Le abbiamo parlato della ragazza solo per complimentarci della sua carità. Lei ora è fuori di sé, Signore. Lo vedo e lo dico. Aiutaci a salvarlo, a portarlo al tuo cospetto nel regno dei cieli. Ho preso io i soldi di quella ragazza per tenerla con me. Oh mio Dio. Sono io il ladro. Non è possibile. No. No, no. Io mi sento solo qualche volta nella mia casa. Spesso mi sento solo. Tu hai parlato di me agli altri. Gli hai detto che ero turbato. Hai detto questo a degli estranei. Mi dispiace se l'ho offesa. Non volevo offenderla. Non me la prendo con te, cara. Le cose vanno così. Le cose seguono il loro corso. La vita è un miracolo. Questa è la promessa. Questo è il futuro. Il tormento si dileguerà. La guarigione incomincerà.
What a wonderful world we would live in, with hatred and love reconciled, if we only showed each other the faith in the heart of a child. What a wonderful world we could make it. What a wonderful place it would be if we had the faith of a child to act and the eyes of a child to see. Then trust would replace suspicion, and hope would replace despair. Our tears would turn to laughter, and wishing would turn to prayer. What a wonderful world we would live in, with hatred and love reconciled. If you and I had the simple faith found in the heart of a child. Il suo nipotino non è mai nato, signora Lysat. Glielo ha detto Johnny. E gli ha mai dato qualcuna delle mie lettere? Dovunque Johnny si trovi, voglio che sappia che io sto bene. Il tormento può dileguarsi. La guarigione può incominciare. Va bene, ti ci mando. Grazie. Smarrita dentro un uomo che ammazzava, c'era un'anima, come tutte le altre. Ed era stata sicuramente purissima un tempo. Ricordo i nomi di coloro che ha messo a riposare. Elsie, Beth, Sharon, Jackie, Gay, Bobby, Samantha. Ricordo questi nomi ogni volta che incontro una faccia nuova. Possiamo tutti giacere in pace. Chucky and sorrow, August fussy and fair. Chucky and Delia glass are worn the grill. Chucky maroon shark lamb on the one lay. August bully she chewing so
Ashme